Sono Sacco Marcello dell'Università di Siena, lavoro per il progetto Together della Comunità Europea e stiamo intervistando la professoressa Ester Gallo dell'Università di Trento, delegata alla solidarietà accademica internazionale e co-coordinatrice di Saritalia. Buongiorno e grazie per partecipare al nostro progetto. Grazie, buongiorno, grazie Marcello Sacco, grazie ai colleghi all'Università di Siena per l'opportunità che ci dà di inquadrare le attività dell'Università di Trento a favore degli studiosi a rischio. Mi sembra importante inquadrare appunto queste attività all'interno di quella che è la rete internazionale e la rete nazionale di Scholars at Risk, per poi passare appunto a invece delineare quelle che sono le attività che portiamo avanti in Ateneo. Scholars at Risk è una rete internazionale di atenei e istituti di ricerca fondata nel 1999 con il mandato di proteggere il diritto alla libertà accademica e alla libertà di ricerca, sostanzialmente promuovendo 3 tipi di attività. La protezione di studiosi a rischio che fanno richiesta di assistenza da diverse parti del mondo, le attività di advocacy in sostegno di studiosi e studenti che vedono il loro lavoro, la loro attività di formazione compromessa da violazioni appunto al diritto di libertà accademica, e promuovere come terza attività formazione e ricerca su un tema che è relativamente poco dibattuto, soprattutto in Europa. SAR internazionale oggi ha 2 sedi, una presso la New York University negli Stati Uniti e l'altra a Maynooth in Irlanda. SAR Italia nasce nel febbraio del 2019 presso l'Università di Padova, conta ad oggi 25 atenei e istituti di ricerca che operano nel territorio italiano e insieme alle colleghe Claudia Padovani e Francesca Elm dell'Università di Padova abbiamo il mandato fino al febbraio 2021 di coordinarlo. È importante perché diciamo uno dei vantaggi come singolo ateneo, come singoli ateneo e istituti di ricerca, il vantaggio è che lavoriamo all'interno di una rete che ci supporta a livello organizzativo, a livello di informazioni e con il quale appunto nel contesto italiano si è creata appunto una bella sinergia. Come Università di Trento abbiamo aderito alla rete di Scholars at Risk nel dicembre del 2018 e diciamo ci muoviamo all'interno dell'ufficio di equità e diversità perché questo ufficio già dal 2016 portava avanti progetti rivolti a studenti, rifugiati o richiedenti asilo. Quello che abbiamo fatto a Trento è stato innanzitutto lavorare per creare delle opportunità di borse di studio e di lavoro temporanee rivolte a studiosi e nell'agosto del 2019 abbiamo aperto il primo bando nazionale rivolto a studiosi titolari o richiedenti protezione internazionale oppure in possesso di una certificazione di rischio che viene rilasciata dall'Ufficio Protezione Internazionale di Scholars at Risk a New York. Questo bando ha riscosso interesse, abbiamo avuto 12 application, abbiamo selezionato 2 studiosi, un filosofo camerunense e una biologa nutrizionista yemenita. Il primo ha già cominciato a lavorare presso il nostro Ateneo, la seconda dovrebbe cominciare, ci auguriamo, appena la situazione attuale lo permetterà. Ha anche suscitato numerose richieste di supporto
persone che possiedono lo status di rifugiato e sono in Italia da tempo, in qualche modo andando a scoperchiare un po' un vaso di Pandora, no? Nell'evidenziare come il nostro paese da tempo ospita appunto titolari o richiedenti asilo che hanno delle qualifiche, che sono fortemente qualificati a livello universitario e che vorrebbero appunto proseguire la loro formazione o la loro carriera in tal senso, e che chiaramente si scontrano con quelle che sono le difficoltà più ampie del mercato lavorativo accademico attuale. Ci proponiamo di aprire un nuovo bando nel 2021, devo dire che il bando del 2019 è nato da un progetto di collaborazione tra l'Ateneo e la Provincia Autonoma di Trento, che ha coperto appunto una parte dei finanziamenti. Per quanto riguarda le attività di advocacy, dalla primavera del 2018 al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Ateneo ospitiamo dei seminari seminari interdisciplinari di formazione sul tema della libertà accademica. Perché questo è rilevante? Perché cerchiamo di sensibilizzare i nostri studenti, la comunità accademica o cittadina più in generale, perché sono seminari aperti a tutti, su quelle che sono le condizioni a monte di conflitto e di violenza che producono poi un flusso di migrazioni forzate che va a coinvolgere appunto studiosi e ricercatori, giovani studenti di dottorato o studenti universitari. E fra le varie attività appunto di advocacy portiamo avanti le campagne, cioè assegniamo ai nostri studenti uno o più casi su cui lavorare da un punto di vista giuridico, sociologico, politologico, di relazioni internazionali, e di scrivere, dopo aver svolto attività di advocacy in università all'interno della rete di Salitalia e anche nei contesti cittadini, di scrivere un rapporto di ricerca in italiano e in inglese che poi viene circolato appunto alle organizzazioni nazionali e internazionali competenti. Come Saritalia, insieme appunto alle colleghe Padovani e Elm, stiamo cercando di costruire un dialogo anche con la Commissione in Senato dei diritti umani, perché ci sembra appunto un interlocutore fondamentale in questo percorso. Abbiamo organizzato un convegno a dicembre 2019, Opening the University to Refugee Scholars and Refugee Students, e uno degli aspetti che ci ha colpito in termini di impatto di quello che è stato la progettualità rispetto all'Ateneo è stato il riscontro positivo sia dei nostri studenti ma anche del personale amministrativo, della società civile, che si è sentita in qualche modo coinvolta e stimolata non solo a collaborare concretamente ma anche ad acquisire maggiori informazioni su quello che è il fenomeno appunto delle migrazioni forzate nel mondo accademico e il modo in cui queste migrazioni producono appunto rifugiati. Quindi diciamo in generale ci sono tanti aspetti positivi del progetto, la sinergia a livello nazionale, la buona risposta a livello di comunità universitaria trentina e della città di Trento. Ci sono chiaramente anche numerose difficoltà, in primo luogo considerando la passata e presente condizione di incertezza economica, dare continuità a un progetto di questo tipo, quindi è necessario, è sempre più impellente lavorare al reperimento di fondi per poter creare delle occasioni di lavoro che vadano al di là, e questo è un aspetto che ci preme molto sottolineare come Saritalia, dell'emergenzialità di una borsa di 6 o 12 mesi, al termine della quale molto spesso non ci si trova ad aver risolto il problema a monte dello studioso. Quindi è fondamentale lavorare per dare continuità alle borse, ma anche per fare in modo che
queste borse possano durare almeno 24-36 mesi. E in questo è fondamentale il lavoro di sinergia all'interno della rete di Saritalia, perché nel momento in cui finisce ad esempio un periodo di protezione a Trento, si può contare, si può appunto cercare di far transitare lo studioso in un'università vicina, e quindi se l'Ateneo che ha ospitato fino a quel momento non ha più la possibilità di in qualche modo lavorare in collaborazione agli altri Atenei in questo senso. In Italia stiamo anche cercando di costruire un dialogo con la CRUI, di fare in modo che Saritalia, che è molto presente a livello di dibattito pubblico in altri contesti europei, raggiunga una certa rilevanza anche nel contesto nazionale italiano. Quindi sicuramente la sfida attuale è anche quella di costruire un dialogo con le istituzioni pubbliche, con gli interlocutori anche privati, per arrivare ad una progettualità che vada al di là dei singoli Atenei, ma che diventi appunto un progetto di tipo nazionale, finanziato anche a livello nazionale. Difficoltà che mi sembra stiate incontrando nel vostro percorso, che è quella di riconoscere gli studi pregressi delle persone. Nello specifico, perché spesso capita che appunto un rifugiato arrivi o senza documenti o con dei titoli che magari nel nostro paese non sono riconosciuti, quindi è spiegato che viene mandata, se ho capito bene, una richiesta diciamo, al coordinamento centrale di New York, che rilascia una certificazione. Come funziona nel dettaglio questa? Perché è un punto molto importante, quello del riconoscimento degli studi pregressi. Allora, nell'esperienza che abbiamo, che è appunto limitata a un paio di anni, ci sembra che allora, la questione del riconoscimento dei titoli per studiosi che hanno già conseguito il dottorato di ricerca non è della stessa entità di quella che riguarda gli studenti. Nell'esperienza di Trento, ad esempio, gli studiosi che hanno fatto richiesta per il bando non hanno avuto difficoltà a presentare il titolo di master e il titolo di dottorato. Dopodiché ci avvaliamo appunto degli uffici e delle reti europee per quanto riguarda appunto il riconoscimento di queste qualifiche, ma ad oggi diciamo io mi limito all'esperienza di Trento, non abbiamo incontrato particolari difficoltà. A livello di rete nazionale abbiamo ricevuto delle richieste di studiosi che hanno conseguito il dottorato in medicina all'estero e che sono titolari di protezione internazionale e che però riscontrano maggiori difficoltà nel riconoscimento del titolo. Uno degli aspetti che vogliamo appunto discutere come Saritalia è come supportare questi studiosi, però al momento non so ancora dirle appunto come affrontiamo questo aspetto. Quello che Scholars at Risk New York rilascia è un certificato di attestazione del rischio, cioè è un documento diviso in due parti. La prima parte è appunto un breve riassunto in cui si in qualche modo delineano le competenze e le qualifiche accademiche che vengono attestate richiedendo 3 referenze a studiosi che hanno avuto modo di conoscere il richiedente protezione. La seconda parte del documento è invece una descrizione dettagliata di quale è la reale situazione di rischio del ricercatore, sia da un punto di vista di rischio generale, quindi ad esempio una guerra civile o la persecuzione di un particolare gruppo etnico o religioso, sia in termini di rischio personale, vale a dire minacce o violenze subite dalla persona
nello specifico a causa della sua ricerca, delle sue pubblicazioni o della sua posizione politica. Questo documento chiaramente ha il valore di un documento rilasciato da un'istituzione di diritto privato internazionale, quindi di fatto non ha lo stesso valore della protezione internazionale riconosciuta, però serve agli atenei per in primo luogo ampliare il bacino di reclutamento e quindi di offrire anche agli studiosi che non hanno ottenuto o non hanno ancora richiesto protezione internazionale di poter accedere alla protezione.